Fare una passeggiata ti riconnette con il tempo. Se vuoi venire con me, puoi farlo. Scopriremo insieme tutto quello che può succedere in un paesaggio delicato, tra boschi, fiumi e alberi, e scopriremo anche come si possono portare su di un piano di realtà quegli stupidi fantasmi che ci portiamo dietro anno dopo anno. Sono Roberto Carlone, racconto storie mescolando parole, musica, animazione e fotografia. C'è un appuntamento. Arrivo il giorno prima e mi sistemo in un piccolo bed and breakfast in un borgo di pochissime persone. Vedrete che la passeggiata diventa un viaggio nel tempo. Cominciamo. L'auto è parcheggiata nel piazzale. Posso finalmente partire. Saranno 300 metri di dislivello, il che vuol dire 6 metri all'anno, per riscoprire 50 anni. Tantissimi. Qui ci salivo anche con i miei. Andiamo a Bagneri, una delle mete delle passeggiate tranquille. Un'oretta di strada in mezzo ai boschi, non di più. Una passeggiata non è una sola questione estetica, paesaggi, alberi, natura, e non è nemmeno una semplice attività ginnico-sportiva. In questo caso è stato ricongiungere 50 anni di vita, la mia tarda adolescenza. Ho fotografato una passeggiata che è stato un viaggio per riunire 50 anni della mia vita. Viaggio lento, come sono stati lenti questi 50 anni. Dicevo, parto. La strada è lì, carica di castagne e foglie. L'aria è leggera e il profumo buono. Ci sono. Quando sono in passeggiata e mi circondano i boschi, incomincio sempre a fantasticare. Il principe Oasi Zegna di Piemonte era molto interessato alla giovane Caterina, principessa di Burcina, ma esitava a dichiararsi, perciò usciva con un gruppo di persone che faceva passeggiate. Si univa a loro anche per poter stare vicino a lei. Un giorno, mentre erano di ritorno da un'uscita tra boschi e ruscelli, incrociarono una mandria di mucche, tantissime, pacifiche, brucavano sparse in un prato vasto. Ma era quella l'unica via per il ritorno. Improvvisamente, come per un segnale dato, iniziarono a correre giù per il pendio. Il principe, senza un motivo, iniziò a correre anche lui e tutte gli si lanciarono dietro come se lo inseguissero. E correva, come se dietro a lui ci fosse una mandria di cinghiali inferociti. Il pascolo era in leggera pendenza e questo facilitava la sua corsa, ma loro, tutte, tante, dietro a lui. Poteva diventare una corsa senza fine. Poi, poco più avanti, un albero, bello, deciso, alto, la sua salvezza. Ci puntò dritto e quando fu a un passo da lui ci si arrampicò con una goffa eleganza, come se continuasse a correre, ma in verticale. Era salito sull'albero, era salito su di un albero. Lui, che non ci era mai salito, che non sapeva proprio come farlo, da dove si cominciasse, ed era quasi in cima. Vide lontano, lontano, gli altri che lo additavano e ridevano. E rise pure lui. Le mucche continuarono la loro folle corsa verso valle. Dunque, non era lui che seguivano, che volevano. Da sopra, da lassù, capì una cosa. Imparò che a vedere le cose dall'alto tutto cambia. Che il mondo continua anche senza di lui. E che era meglio guardare la realtà piuttosto che inventarsi di essere seguito.
Comunque era stato tutto divertente. E fu la prima volta che la principessa di Burcina lo guardò con tenerezza. Ancora oggi la storia si racconta e si tramanda di cugini in cugini. Insomma, parto e subito vedo in lontananza una pecora. No, sono qualcuna in più. Mi fermo e le guardo, sono lontane. Loro guardano me e mi vengono vicine. Ci salutiamo. La giornata è bella. La strada mi attende. Poco dopo un piccolo piazzale e le cassette della posta per gli abitanti del piccolissimo borgo. Poco più in là un cimelio, quello che forse si usava prima di loro. Anche senza postini. Lì si lasciavano i messaggi, quelli diretti, senza posta. Bagneri, piccola frazione a 904 metri sul livello del mare, 20 abitanti. Vado in un borgo di 20 abitanti che alcune giovani realtà lavorative e imprenditoriali, cioè allevatori che producono formaggi, ospitalità, artigianato artistico, persone sostanzialmente, decidono di ripopolare, rischiando, buttandosi in una vera avventura, faticosa e anche a caro prezzo. Persone che tagliano con una serie di convenzioni, di dettami o di modelli di business, che si ritagliano spazi di lavoro indipendenti ed in cooperazione. Qui ci venivo d'estate, in vacanza. Ero tanto timido e goffo. E nell'oratorio un prete crea un gruppo che a poco cresce, fino a diventare una cinquantina di persone, che si attivano ognuna con le proprie capacità. Si facevano messe beat, scenette nelle colonie estive, oppure si organizzavano delle cacce al tesoro nella festa del paese, ripetizioni anche. E tutti insieme però, in gruppo, per crescere. Don Bruno, mi fa appassionare la matematica e crea una fiducia in me stesso. E scopro così la prima fiducia. Divento un punto di riferimento. Ero anche un bel motore con la mia energia e le mie capacità artistiche che piano piano stavano incominciando a sbocciare. Sono stati 5 anni, devo dire, bellissimi. Sta che lo scorso anno il parroco ci lascia, muore. Ed io era dal 75 che non rivedevo più quelle persone. E anche lui. Quasi 50 anni. Passa un anno e qualcuno pensa di ricordarlo. Il paesaggio è coinvolgente seppur delicato. Gli alberi danno il meglio di loro agghindati per gli ultimi soli caldi della stagione. Ci sono tanti torrenti in questo percorso. Rio Lantero, Rio Bagneri. Più in alto, ma il più importante, è la Janca. Andiamo alla Janca, ogni tanto si sentiva dire, e si partiva. È il più grande, il più impetuoso, tra rocce e lame. Poco più in là c'è la gola dell'Infernone, mi dicono sia una bellissima ferrata, e si arriva al punto in cui, con una cascata, la Janca si butta nell'Elva. Si scende profondi, come non ti aspetteresti da queste semplici passeggiate. Se un uomo lascia un segno così profondo da far rincontrare 40 persone per ricordarlo ancora 50 anni dopo, e nel mio caso di farmi fare addirittura 500 chilometri, vuol dire che non è una stupida nostalgia, ma è qualcosa di più importante, di più necessario. Ecco, capire il necessario, praticarla un poco quest'idea. Ci sarebbe da stare molto più attenti e attuare questo sentire, capire il necessario. Rinsaldare il tempo mi ha sempre interessato, devo dire, così tanto che ci ho fatto anche uno spettacolo su Vivian Maier, che è una fotografa che ha visto il suo successo planetario postumo e porta la sua storia negli appartamenti, nei teatri, nelle piazze, anche online.
un tipico caso di tempi sbagliati e di volerli forzatamente allineare. Secondo me è una fortuna che questo sia successo. Continua la passeggiata. I primi segni umani. Qualche casa, piccolissimi agglomerati, 2 o 3 cascine, baite, segni dell'uomo e l'immancabile cappellina. E tanti alberi. La luce qui nel Biellese ha qualcosa che ricorda un poco le cartoline degli anni 70. Sento un rumore che si avvicina, un clangore, quasi una discoteca a cielo aperto. È una cosa impossibile di mattina. Mi fermo e ascolto. Sono una mandria di mucche che scendono dall'Alpe nei pascoli estivi. La disarpa si chiama. Mi hanno raccontato una storia a proposito di una mandria e un giovane imberbe. Per sicurezza mi metto sopra di un colle e lì di fianco sto a guardarmele. Me le gusto per bene. Mi accorgo infine che il greppo su cui sono salito ha un busto che osserva la vallata, un busto in pietra e osserva anche me. Sono capitato involontariamente al laboratorio di Cecilia Martin Birsa, una scultrice che vive quassù e scolpisce le pietre che incontra nei fiumi. Sente e risveglia le forme che racchiudono. È la figlia di Gigi che frequentava il gruppo con cui abbiamo condiviso quella splendida fetta di adolescenza. Ma di lei incontreremo la sua mostra a cielo aperto che ci accompagnerà nell'ultimo tratto del percorso fra pochissimo. E siamo finalmente ufficialmente a Bagneri, come ci annuncia il cartello di benvenuto. Le mucche si fermano a pascolare. Qui, tutto intorno, sono betulle. Il mio albero preferito, la buccia bianca sfogliata, o meglio sfogliabile, come le pagine di un libro. Le foglie, piccole e veloci, a rispondere alle folate di vento, hanno una musica particolare quando brillano e fremono. Una frequenza da bambini, veloce e rapida, tipo questa. Scusate le spalle. Non è solo per nostalgia o per rivivere ricordi. Bisogna superare confini. Sono proprio i confini di una nostalgia, di una idealizzazione. Sono quelli da abbattere. Sono le paure di ritrovare quegli amici e di restarne deluso. Paura di segnare il tempo passato, di vederli invecchiati forse. Non mi sono mai piaciute le rimpatriate, le reunion come si chiamano, no? Quelle cose dove si deve rivivere qualche cosa che non c'era in fondo, una forzatura,
per crearne un'altra di forzatura. In fondo, penso a domani, a quando saremo insieme, dopo così tanti anni. In quegli anni abbiamo superato una barriera, quella dell'individualismo, per l'esattezza. Abbiamo scoperto che in gruppo si possono affrontare i compiti e le cose anche piacevoli, no? Insieme. È stato un grande insegnamento. Lo riconosco però soltanto ora, allora non ero cosciente. E da lì in poi tutto il lavoro che ho fatto, no? Quello che mi ha dato da mangiare e qualcosa di più, l'ho sempre affrontato in gruppo, cioè insieme. È stato un imprinting molto forte, devo dire. E ognuno aveva le sue valenze, le sue originalità, anche la sua devianza, qualcuno di più, addirittura anche i suoi dubbi. Tutto questo condiviso, accettato e messo insieme. Quasi come un pezzo di un puzzle, no? Ognuno senza il quale non si completa l'opera. Sì, vorrei dire proprio così, un lavoro di gruppo. Ancora paesaggi molto ricchi, ancora bel tempo per fortuna. E poi la deviazione verso la mia meta, l'acciottolato finale, denso, costruito con maestria. E nell'ultimo tratto mi accompagnano le sculture di Cecilia. Animaletti, presenze, perizia, ricchezza. Rondini, esattamente come le galline. Il bed and breakfast è semplice, condivisione. Lisa mi accoglie con un sorriso sincero. Sarò l'unico ospite. La stanza è al piano di sopra. La camera Monbarone, la mia montagna. La mia piccola ossessione, la mia grande conquista. Intima, aperta verso l'esterno e dentro come un Van Gogh. Piccoli particolari, semplici, spartani, la sala comune, la stufa, la microscopica intima sala per le colazioni. E fuori dal ballatoio la vista sui tetti. Lavoro e vita dura qui. Una volta c'era anche la scuola, una multiclasse. Certo che bisogna essere ben coraggiosi, forti e strani per decidere di venire a stare qui. Accettare di essere strano, smettere di adeguarmi. In quegli anni ho smesso di nascondermelo. In gruppo mi sono sentito di lasciarmi andare. Ho sovvertito le aspettative ed ero piccolo, 13-14 anni. Da allora non ho mai pensato che un giorno avrei potuto trovarmi a mio agio dentro un'esistenza ordinaria. Mai. Mettere in pratica la mia stranezza mi ha cambiato la vita. Non l'ho nascosta da qualche parte in un cassetto. Mi sembra che sia addirittura la cosa più logica del mondo e lo voglio dire a tutti. Fateci qualcosa se vi sentite strani con questa stranezza, con la vostra stranezza. Sicuramente farà del bene, aiuterà anche altre persone. Direi proprio di sì. È stata una passeggiata fotografica, quindi ancor più lenta del ritmo dettato dal mio scarso allenamento in salita. Quando hai una macchina fotografica in mano, tutto si presenta diversamente. C'è qualcosa che ci appare in quel momento. Fai una curva e lì dietro c'è una nuova cosa. È già lì e lei è in posa, ti aspetta quasi. Tu la riconosci. È qualcosa che ti dice qualcosa. È il tuo mondo che riconosci. Qualcosa che ti offre un senso. Sarà la disposizione degli oggetti, la luce, però è una folgorazione. Non esiste altro in quell'attimo, né prima né dopo. La misura del tempo è quasi sempre un 125esimo di secondo. Ora vi porto a fare un giro per il borgo. Il tempo un poco si guasta, ma non importa. La luce si fa foschiosa e radente. Il giorno sta per chiudersi. Le panche intorno alla chiesa, il campo di calcio e gli spogliatoi. Le partite erano interminabili quando si arrivava, però lo ricordavo molto più grande. Subito sotto un cimitero che non ricordavo. E ancora le volpi di Cecilia, l'abbeveratoio
e le rose, solitarie, belle, che ricordano che il paese sì è abitato, ma ancora da poche persone. Ma si sta facendo tardi e devo scendere per recuperare l'auto per domani e per la cena di stasera. Saluto il mio amico e scendo piano piano prima che faccia buio facendo il percorso della mattina, questa volta però in discesa. Arrivo al ristorante e dopo cena risalgo con l'auto che si trasforma in un fuoristrada. Domani sarà il gran giorno, ma la mia stanza a Van Gogh Monbarone mi aspetta. Insomma, è andata che ci siamo visti. Niente nostalgia, niente mi ricordo, tutte quelle cose lì. Niente nemmeno casino, fare gli schiamazzi, come se fossimo ancora adolescenti. Tutti consapevoli del tempo che è passato. È stato un posto, un momento in cui mi sono sentito bene, mi sono lasciato andare, senza giudizi, senza prevenzioni, niente morbosità, oppure qualcuno che ti diceva che fai adesso. Non vivere di fantasmi, anche se buoni. Sono proprio i confini di una nostalgia, di una idealizzazione, quelli da battere. Vi dico una cosa che ha scritto Patti Smith. Il momento è ora. Credo che noi, che questo pianeta, non abbiamo visto la sua età d'oro. Tutti dicono che è finito, l'arte è finita, il rock and roll è morto, Dio è morto, fanculo. Questa è la mia occasione nel mondo. Non ho vissuto lì in Mesopotamia, non ero lì nel giardino dell'Eden, non ero lì con l'imperatore Han. Sono proprio qui, in questo momento, e voglio che ora sia l'età dell'oro. Se solo ogni generazione si rendesse conto che il tempo per la grandezza è proprio ora, quando siamo vivi, il momento di fiorire è ora. Sono stato fortunato. Ho capito che quello che bisogna far vivere non è quello che era o è stato, non un passato, ma essere lì, a quel pranzo, con tutte quelle persone vive e insieme a loro. Come sono? Come siamo in questo momento? Poi sicuramente il grande rispetto e la sincerità, l'innocenza e il costruire insieme ci hanno insegnato a lasciarci andare. Mi sono sentito come allora. Mi sono lasciato andare, sapendo di non essere giudicato, abbandonato in quel momento. Era forse 50 anni che in pubblico, insieme ad altri, non stavo così bene. A proposito, la storia dell'inseguimento delle mucche è ridicolmente vera. Non mi sono mai più arrampicato su un albero. Ecco, questa era la mia storia. Condividete, iscrivetevi sul canale YouTube, perché più cresciamo più riesco a dare di più. Quindi mi raccomando, ricordatevi, sono Roberto Carlone, mi trovate a robertocarlone.it. C'è una pagina che si chiama Contatti. Se volete vi potete iscrivere alla newsletter. Ogni tanto ve la spedisco e voi ricevete tutti questi annunci di queste piccole storie che racconto. Oppure, come dicevo prima, sul canale YouTube. Iscrivetevi anche lì e lì tutto quello che c'è sul sito lo trovate anche su YouTube. Grazie ancora, grazie a tutti quanti e speriamo di vederci presto. A prestissimo. Ciao.